Un giorno si fermò il mondo. Le finestre si chiusero, le risate dei bambini, il rumore del mercato, il tifo negli stadi, tutto tacque. Le luci della città improvvisamente si spensero e ciò che rimase di quelle persone fu il silenzio, un silenzio assordante. Le strade sono vuote, ricoperte dai cadaveri di coloro che non sono riusciti a resistere, senza un tetto, un pasto caldo, una cura. Vengono presi, a brutto muso derisi, sputati, spinti, picchiati, caricati in massa e poi, dopo l'ultimo sospiro, cremati e bruciati. Erano numeri, a cui venne tolta anche la dignità. Ma per loro quale quarantena? Quale cura? Una umile signora? Un bambino senza nome, un padre disperato. Lasciamoli morire perché loro aumentano il contagio. Sono gli ultimi, i diversi, gli infetti, gli immigrati. Razzismo tra paesi. Tantissime donne in casa vogliono scappare ma rinchiuse, costrette a cenare con i loro assassini. Poi prese come un tovagliolo usato e violentate. I mafiosi, i torturatori, genocidi dittatoriali, militari, terroristi attuali, quei pochi condannati verranno scarcerati agli arresti domiciliari. Ma quale contagio? Quale cura? I volti cupi, le occhiaie profonde e i visi spenti della gente, in fila, mendicando un pezzo di pane. E le banche chiuderanno, i senza tetto aumenteranno e verrà dato molto ai ricchi e poco ai poveri e i poveri verranno sfamati dai mafiosi in cambio di voti. Le imprese cercheranno i criminali saranno i padroni delle imprese e allora gli stati ancora una volta busseranno alla porta delle potenze mondiali, le mafie, narcotrafficanti, organizzazioni criminali e lì riapparirà il denaro, insomma, liquida, reale e le banche riapriranno e di merda ce ne sarà per tutti. Ora che il virus attacca l'uomo, la terra torna a vivere e a respirare e si avvia alla sua rivincita. Ora che il virus attacca i corrotti e i potenti, il mondo si ferma. E allora noi chiediamo che il mondo continui a fermarsi. Ogni volta che un bambino muore, una bomba scoppia, un innocente viene abusato, ucciso, sfruttato, finché non sia fatta giustizia. Forse, quando sarà troppo tardi, ci renderemo conto che l'unica malattia letale, l'unico virus, era l'uomo. E che il suo unico vero antidoto era l'amore.